questo la prova di oggi è simulazione di un errore che potrebbe verificarsi in centralina. Io che cosa ho fatto? Ho staccato fisicamente il connettore del sensore di pressione e temperatura. Voi sapete che questi due parametri sono importantissimi, no? Per la funzionalità del motore. Anzitempo erano due, pressione e temperatura, adesso sono stati uniti in un unico sensore da staccato, come se ad esempio lui fosse rotto, quindi il segnale alla centralina non è vero, ok? Quindi lui non sta leggendo assolutamente niente. Uno, perché ovviamente io l'ho staccato. Nel caso in cui il sensore fosse rotto non avrebbe potuto inviare niente, perché lui sono uguali. Questo è, diciamo, quello di ultima generazione. Poi abbiamo altra tipologia di strumentazione. Questa è la sua interfaccia, quindi inserendo questa a quadro acceso nella presa OBD, poi il prof mi spiegherà cos'è, riesco ad interfacciarmi con il palmare. Ok? Allora, dov'è la presa OBD? La presa OBD si trova in basso a sinistra, lato abitacolo e lato guida. Nel caso in cui uno non sapesse dov'è la presa, sullo strumento c'è un video riepilogativo, il libretto di circolazione dell'auto. 3 metodologie: ricerca VIN, ricerca codice motore, ricerca targa, e l'ultimo lo escluderei se non è un nostro cliente, non è nel database della nostra azienda. Il codice VIN è quello stampigliato sul parabrezza o lì di fianco alla portiera, ma è anche visibile sul libretto di circolazione. Il codice motore è posizionato alla lettera P5, Palermo 5, del vostro libretto di circolazione dell'auto. Cugini, parenti, omonimi. Se io invece cerco una persona col suo codice fiscale, a meno che non gliel'abbiano clonato, è quella. Quindi il codice fiscale è unico per ognuno di noi. Questa è la differenza. Ricerca codice motore è come se andasse a rintracciare una persona col suo cognome. La ricerca col codice VIN è con il codice fiscale, so che è lei. Vado sulla centralina sua, che è la Valeo, marca, vado a selezionarla, gli do lo start, lei mi dirà accendi il quadro, io l'ho già acceso. Normalmente bisogna rispettare la procedura, quindi ti dice accendi il quadro, accendi il quadro, ti dice spegni il quadro, spegni il quadro. Noi per praticità diciamo che scavalchiamo un po' questa fase. Soprattutto nei reset è importante sentirlo. Certo, chi è che ha parlato? Bravo. Quello che appare qui è una sfilza di errori. Io ne vedo 3. Ne vedo 3. 1. Segnale del sensore della pressione del collettore di aspirazione. Non mi legge la pressione. O meglio, la macchina ha rilevato questo problema qui. Non legge la pressione. 2. Segnale di temperatura dell'aria aspirata. Segnale del sensore della pressione del collettore di aspirazione mi dà anche il codice P0107. P sta per power, ok? Quindi la classificazione dei codici motori sono P, power, U, che sono le reti CAN bus, C è tutto il cablaggio della carrozzeria, telaio, perché carrozzeria, telaio, CAN bus, delle reti di trasmissione del motore. Conferma, vado sul secondo, segnale della temperatura dell'aria aspirata, P0110, circuito aperto, cortocircuito verso il positivo. Circuito aperto. È come se ci fosse un filo tranciato, ok? Ed è facile perché con
sul riscaldamento del motore, quindi il motore scalda, le guaine si scaldano, si raffreddano anche spesso velocemente. Questo scambio termico caldo freddo mi fa ingrudire anche i materiali. A sguainare e vedi che è integro, dici beh sai cosa c'è, io sono più furbo di lui, prendo un multimetro, vado a controllare la continuità, magari anche con la modalità cicalini, giusto? Sì, no. Il dato non te lo segnalo. Rimane la stessa continuità? Rimane continuità, con uno solo, prova a casa. Se hai un multimetro, prendi un filo della corrente, prendi un pezzettino di cavo, ti metti ai capi e controlli la continuità. Allora come si fa? Mi dice fai un reset, spegni il quadro, poi riaccendi, simuliamo, no, di averlo fatto, quindi confermo, mi dice di attendere altri 15 secondi, conferma, vedete, cambiano colore, passano da attivo rosso ad archiviato storico. Cosa significa? Colore rosso è attivo, c'è, è lì, lo vedo l'errore, il malfunzionamento. Storico vuol dire che è un errore che c'è stato, ma lo hai riparato il danno, e quindi ti do la storicità della problematica. C'è un altro colore, il terzo, che è il giallo. Non per caso sono stati scelti i colori semaforici, quindi il verde via libera, il rosso fermati, il giallo fai attenzione. Qui il giallo ti dà un errore memorizzato e ti dice a macchina spenta, guarda, io segnalo un errore che è giallo, fai attenzione perché io ti sto rilevando un errore che ho rilevato quando la macchina era in moto, adesso non lo rilevo, ma l'errore c'è. Un componente, ad esempio, che potrebbe dare questa problematica è un iniettore che non spruzza, un iniettore bloccato. Io lo vedrò rosso se ho messo in moto e la macchina, come si suol dire, no? In gergo un po' tecnico, va a 3, perché? Che un iniettore bloccato, quindi vedo il colore rosso. Chiaro? Sì. Avete domande ragazzi? È tutto chiaro? Cambia o possiamo usare sempre lo stesso? Assolutamente no, il diagnostico è lo stesso. Tu stai diagnosticando la parte endotermica, tu cosa vai a diagnosticare di un motore ibrido? I componenti che ti fanno funzionare poi quel determinato tipo di motore, ok? Il motore ibrido non è nient'altro che un motore elettrico abbinato, che è assemblato e va abbinato ad un motore endotermico, ma tutto ciò che puoi controllare da qui sul motore endotermico lo vai a controllare anche sul motore ibrido, ok? Basta selezionare ovviamente l'auto giusta,